Altra mattinata di pesca agli alletterati. Sono uscito all'alba, vedo un po' di movimento di gabbiani, per cui ci proviamo. La volta scorsa ho pescato 3-4 giorni fa, ne ho presi diversi, tutti su lunghietta rosa. Oggi voglio provare sempre lunghietta rosa, ma anche degli hard bite e dei cucchiaini. L'esperimento prosegue. Peschiamo nelle vorticose correnti dello stretto di Messina. Questo mare increspato e poi di colpo piatto sono proprio l'effetto delle correnti che si incontrano e si scontrano. I pesci non aspettano altro che la corrente scendente che trascina con sé tanti pesciolini, tanti gamberetti, e quindi si mettono tutti in caccia risalendo dalla mezz'acqua verso gli strati più superficiali, ed è proprio lì che poi io li intercetto. Faccio cadere il piombo, lo tengo un po' stendendo la lenza con la frizione aperta del mulinello, dopodiché chiudo la frizione del mulinello, la setto sul limite di slittamento e il piombo risale verso la superficie, portando ovviamente con sé dietro l'esca. Più aumento la velocità, più l'esca sale. A questo mi serve proprio il piombo, perché tenuta qualche metro sott'acqua è più visibile da parte dei pesci. Quando la telecamera va giù si vede proprio come un qualsiasi oggetto che sia sotto la superficie dell'acqua del mare si staglia nettamente contro la superficie. Di solito accompagno la frizione con il dito sul rocchetto quando il piombo scende verso il fondo, così da distendere anche contemporaneamente un po' la lenza, ma in questo caso volevo che registrasse tutta la discesa, la telecamera, per vedere esattamente tutto ciò che c'era nella colonna d'acqua, e infatti si sono visti i pesci nuotare a mezz'acqua. Il trucco è quello di far prima distendere la canna a galla e poi affondare subito l'altra con un piombo, in modo tale da poter pescare su due livelli diversi. Il piombo lo faccio scendere velocemente verso il fondo con la frizione aperta, distendendo di tanto in tanto, tenendo fermo il rocchetto, però evitando che possa salire troppo a galla e andare a incocciare con la lenza, che invece pesca proprio a galla. Una volta che chiudo la frizione totalmente, il piombo risale verso la superficie trainato e l'esca si mette in pesca. La frizione la tengo al limite dello slittamento in ogni caso, così quando il pesce arriva non rischio la rottura del terminale. I pesci intorno ci sono, si intravedono sulla sinistra dello schermo mentre l'esca passa, ma non attaccano fin quando la velocità di traina non viene aumentata. Qui, come si vede, l'esca comincia a salire di più verso la superficie perché l'archetto è tutto chiuso e ho aumentato la velocità di traina. Questi spruzzi che si vedono sono quelli provocati dal motore della scia della barca, e ora si intravede il pesce che attacca. La velocità di traina è decisamente fondamentale, fa la differenza tra un attacco mancato e un pesce a bordo.
I pesci decisamente non mancano, è un banco veramente molto, molto grosso. Si vedono poco perché nuotano distanti uno dall'altro, ma ci sono. Faccio un cambio, tolgo questo pesce e metto questo unghietto. Come si può vedere, il pesce ispeziona l'esca, non è convinto nell'attacco, però nel momento in cui aumento la velocità di traina si scatena proprio l'istinto del cacciatore che vede scappare la propria preda e l'attacca. Trainando a 5 nodi e 2, 5 nodi e 4 non ho avuto nessun attacco. Tutti gli attacchi si sono presentati quando la velocità di traina era intorno ai 6 nodi. C'è da considerare che pescando in corrente o controcorrente il movimento dell'esca varia, però l'unghietta tiene bene qualsiasi velocità che si possa raggiungere trainando a 6 nodi. È un bel pesce. Ho mostrato il pesce alla telecamera spenta, ma poi me ne sono accorto e l'ho mostrato velocemente anche alla GoPro. Questa cattura è solo fortuna. L'attacco è avvenuto mentre l'unghietta scendeva verso il fondo trainata dal piombo che affondava, quindi possiamo dire che non era sicuramente la velocità a cui attaccano solitamente, però evidentemente quel scendere verso il fondo ha attirato il pesce o semplicemente era molto affamato. Siamo molte barche a pescare. A riva ci sono gli alletterati più piccolini.
sui 150 metri ci sono quelli più grossi. Penso che se ne stiano accorgendo anche gli altri pescatori, si avvicinano a me. Per fortuna ho messo stamattina uno 0,41 fluorocarbono che avevo intenzione di utilizzare nelle esche più grosse. Sì, sono pesci più grossi. Sto pescando con l'unghietta, sto prendendo degli alletterati più grossi rispetto a qualche giorno fa, ma sto pescando anche più profondo. Alla fine con questi bei filetti riuscirò a fare un bel tortino al forno. Se restate fino in fondo vi faccio vedere la ricetta. Avevo quasi perso le speranze potesse funzionare il cucchiaino, invece è partita la canna col cucchiaino a galla. Spero di non fare un patatract con l'altra canna che va a fondo. Un bel pesce anche questo. Non ce la facevo. Sono bei pesci. Questo è quello che ha funzionato questa volta. L'altra canna ho incagliato dove ho preso il fondo.
L'altra volta abbiamo visto come fare gli alletterati, i filetti di alletterato sott'olio. Oggi li faremo al forno, faremo un tortino alla siciliana.